Benvenuti o bentornati sul mio canale e soprattutto nella mia craft room. Io sono Silvia e nel video di oggi parliamo di ferri circolari. Questo video vuole essere una sorta di mini guida legata al mondo dei ferri circolari, soprattutto per le principianti che decidono di approcciarsi al mondo del lavoro a maglia utilizzando questa nuova tipologia di ferri, ma anche per tutte quelle persone che sono sempre state abituate a lavorare esclusivamente con i ferri dritti e sono incuriosite dal mondo dei ferri circolari. Vedremo insieme le varie tipologie di ferri circolari e vi illustrerò quelle che secondo la mia esperienza sono le caratteristiche positive e negative di ciascuna tipologia. Vedremo quali sono gli strumenti indispensabili per chi decide di approcciarsi al mondo del lavoro a maglia. Parleremo anche dei falsi miti che sono nati intorno a questa tipologia di ferri e concluderemo con un approccio più pratico. Vi mostrerò infatti come avviare le maglie sul ferro, come lavorare i punti base con diversi metodi, insomma tutto quello che vi serve per iniziare a muovere i primi passi nel mondo dei ferri circolari. Spero che troverete questo video interessante ma soprattutto di ispirazione e se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. E se non volete perdervi tutte le mie pubblicazioni dedicate al mondo dei ferri da maglia ma anche al mondo dell'uncinetto, vi invito ovviamente, se vi va, a iscrivervi qui sul mio canale YouTube e a seguirmi su tutti i miei profili social. Iniziamo quindi il nostro viaggio nel mondo dei ferri circolari partendo dai falsi miti da sfatare. Primo grande falso mito da sfatare: i ferri circolari sono tutti uguali. Assolutamente no, infatti nel corso di questo video vedremo le differenze tra ferro circolare con il cavo fisso, ferro col cavo intercambiabile, vedremo i diversi materiali che possiamo trovare per quanto riguarda le punte, le diverse lunghezze di punte e cavi, ma soprattutto i diversi utilizzi che si fanno del ferro circolare. Secondo falso mito: si lavora solamente con il filo a sinistra. In realtà i ferri circolari sono normalissimi ferri da maglia, quindi possiamo utilizzare il filo a destra o a sinistra. È vero che il metodo continentale, quello che prevede il filo nella mano sinistra, rende più facile la lavorazione con questa tipologia di ferri, ma non è assolutamente obbligatorio. Terzo falso mito: passare dai ferri dritti ai ferri circolari è più difficile. In realtà è tutta una questione di memoria del movimento del nostro corpo. Mi spiego meglio. Quando nel corso del tempo ripetiamo una determinata azione, un determinato movimento sempre uguale, il nostro corpo memorizza quell'informazione e la trasforma in un'abitudine. Quindi andare a svolgere un movimento, un'azione diversa rispetto alla solita, ci sembra sempre più difficile. Quindi è semplicemente una questione di abitudine e ve lo dice una che prima lavorava solo ed esclusivamente con i ferri dritti. Quarto falso mito: il ferro circolare mi fa assumere una postura sbagliata. In realtà la postura non proprio corretta è quella che noi andiamo ad utilizzare quando mettiamo il ferro dritto bloccato sotto il braccio destro. In questo caso la nostra tensione per spalla, gomito e braccio è dovuta al fatto che dobbiamo tenere il ferro bloccato, quindi siamo molto più rigide. Con il ferro circolare non abbiamo bisogno di tenere nulla bloccato perché lavoriamo tutto solamente con le mani. Il mio consiglio in generale, qualunque tipologia di ferro voi stiate utilizzando, è questo: se lavorate sedute su una sedia, quindi su una superficie rigida, fate aderire molto bene la schiena alla sedia. Se invece lavorate su una superficie più morbida, ad esempio un divano, utilizzate un cuscino a farvi da supporto sulla schiena e in particolare nella zona lombare. Quinto e ultimo falso mito: con i ferri circolari si fanno solamente lavori in circolare. Assolutamente no. Potete fare progetti in circolare, quindi senza cuciture, come ad esempio scaldacolli, cappellini come questo, ma potete anche lavorare tranquillamente a pannello. Infatti vi mostro questa stola
che io ho lavorato tranquillamente con i ferri circolari e arrivata alla fine del ferro sono andata semplicemente a invertirli sulle mani. Quindi con i ferri circolari potete fare sia progetti in circolare ma anche progetti a pannello. Questi sono gli strumenti che secondo me non dovrebbero mai mancare nel kit di chi lavora a maglia. Partiamo dagli aghi. In particolare io vi consiglio gli aghi da lana con cruna in plastica. Questi sono della Prim e sono perfetti ovviamente anche con qualsiasi tipologia di filato, molto utili nel caso di chiusure o per andare a cucire lavori a pannello. Ovviamente abbiamo le forbici, uno strumento indispensabile per qualsiasi tipologia di lavoro handmade. In particolare io vi consiglio queste perché hanno una punta particolarmente affilata e di precisione, sempre a marchio Prim. Abbiamo poi il metro da sarta, anche in questo caso marchio Prim, un metro che si va ad allungare e cliccando poi qui al centro il metro ritorna chiuso su se stesso, quindi molto pratico da tenere ad esempio all'interno di un astuccio o in una borsa portalavoro. Il metro è indispensabile ovviamente per prendere le misure dei vostri progetti e anche dei campioni. Il contagiri o contapunti, questo in particolare è quello che io utilizzo con i ferri dritti perché viene inserito all'interno del ferro, ma lo utilizzo anche con i ferri circolari andando semplicemente ad appoggiarlo sul tavolo. Esiste di questa tipologia anche quello specifico per i ferri circolari che presenta un gancio rotondo come questo. Passiamo poi ai marcatori, qui ne abbiamo tre tipologie. Questo è stato realizzato per me su misura, è il classico marcapunti a ciondolo con questa parte tonda che viene proprio inserita sul ferro, quindi perfetto per indicare ad esempio inizio e fine giro o ad esempio la presenza di un aumento o di una diminuzione. Abbiamo poi invece questi a marchio Prim che sono leggermente aperti da un lato, possono essere posizionati direttamente sul ferro oppure direttamente sulla maglia. Una via di mezzo tra queste due opzioni, questi marcatori a clip possono infatti essere inseriti sia direttamente sul ferro che direttamente sulla maglia e rimangono chiusi su loro stessi. Possiamo suddividere i ferri circolari in due macro categorie: i ferri con punta e cavo fisso e i ferri con punte e cavo intercambiabile. Ovviamente per entrambe le categorie ci sono poi delle sottocategorie per quanto riguarda i materiali. Cosa intendiamo per punte e cavo fisso? In questo caso abbiamo una coppia di punte numero 5 con un cavo da 80 cm e questi due valori non potranno cambiare nel corso della nostra lavorazione perché sono già fissati insieme. Mentre nel caso di punte e cavi intercambiabili queste due parti possono essere variate nel corso del nostro progetto. Ad esempio, se abbiamo iniziato con un cavo da 80 cm e abbiamo bisogno di più lunghezza, possiamo passare a un cavo più grande, stesso discorso per un cavo più piccolo. Anche le punte possono essere variate, se abbiamo iniziato con delle punte numero 5 e abbiamo la necessità di aumentare o diminuire la dimensione della punta, possiamo andare a cambiare anche questa. Da questo primo confronto tra le due categorie possiamo già individuare vantaggi e svantaggi di utilizzare l'uno rispetto all'altro. Se ad esempio stiamo utilizzando dei ferri con punte e cavo fisso, se dobbiamo variare uno di questi due elementi dobbiamo proprio liberare il ferro iniziale e passare tutti i punti uno ad uno su un ferro diverso. Mentre invece se ad esempio stiamo utilizzando un ferro con punte e cavo intercambiabile e ad esempio da delle punte numero 5 dobbiamo passare a delle punte numero 6, tratteniamo i punti direttamente sul cavo e andiamo semplicemente a variare le punte. Se dobbiamo cambiare il cavo, ovviamente dobbiamo passare questi punti che sono presenti sul nostro cavo su un altro cavo, ma possiamo utilizzare lo stesso numero di punte.
quindi le punte restano le stesse, cambia la lunghezza del cavo. Per quanto riguarda i ferri circolari, sia quelli con punte cavo fisso sia quelli con punte cavo intercambiabile, vi sono diversi materiali e lunghezze, sia per quanto riguarda le punte e i cavi. C'è una tipologia di ferro e materiale che io non vi ho portato in questo video e che non vedete qui sul tavolo semplicemente perché non lo utilizzo e lo trovo particolarmente scomodo, ma per dovere di cronaca ve ne parlo e ve lo introduco con una grafica. Si tratta del ferro circolare con punte e cavo fisso in plastica. Perché non lo consiglio? Personalmente mi sono trovata molto male con la plastica, lo trovo un materiale poco scorrevole, ma soprattutto con il cavo. Questa tipologia di ferri, che ha un costo inferiore rispetto alle altre, solitamente presenta un cavo in plastica che una volta piegato mantiene la piega. È infatti molto difficile ripristinare la forma iniziale del cavo. Immaginate quindi di inserirlo come ho fatto io in una borsa portalavoro, il cavo si piega e non riuscite più a riportarlo alla forma iniziale. Quindi per esperienza personale questa tipologia di ferri per me è bocciata. Promosse invece a pieni voti queste altre tipologie che ora andiamo a vedere insieme nel dettaglio. Materiale sintetico ad alte prestazioni, legno e metallo. Ferri con cavo fisso in metallo marchio Prim linea Ergonomics in materiale sintetico. È un materiale ad alte prestazioni che io consiglio solitamente alle principianti perché ultra leggero. Il vantaggio di avere un ferro leggero che praticamente sembra di non averlo in mano ci consente di concentrarci di più sull'esecuzione dei punti. In particolare questa tipologia di ferri ha la punta leggermente a goccia che ci aiuta a prendere meglio il filo e un vantaggio è sicuramente la tipologia di cavo. Questo cavo in metallo ovviamente rivestito non ha effetto memory. Che cosa vuol dire? Che se io vado a piegare il cavo, vedete, anche in questo modo, lui ritorna sempre alla sua forma originale, quindi rimane sempre dritto. Parlandovi delle punte in legno vi introduco anche l'argomento lunghezze, perché nei ferri circolari potete trovare quelli con la punta classica lunga, ma anche le punte corte da 40 cm. Quando utilizzare una punta lunga piuttosto che una punta corta? Solitamente io utilizzo le punte corte quando devo fare dei progetti molto piccoli e che in particolare mi richiedono cavi molto corti, ad esempio cappellini o progetti di abbigliamento per neonato, ma anche semplicemente quando ho voglia di variare e non utilizzare le punte lunghe. Mi è infatti capitato di lavorare diverse stole e progetti utilizzando tranquillamente le punte corte rispetto a quelle lunghe. Quindi oltre che un discorso di tipologia di progetto, anche un discorso di piacevolezza del lavoro. Il legno di queste punte è ovviamente trattato, quindi non è un legno rustico ma perfettamente liscio ed è una tipologia di punta che io prediligo soprattutto in inverno. Perché? Rispetto alla punta in metallo, la punta in legno in inverno, quindi a bassa temperature, non diventa particolarmente fredda, quindi non vado a irrigidire la mia presa intorno al ferro mentre lavoro e posso quindi continuare a sferruzzare anche per lunghi periodi di tempo. Solitamente questa tipologia di punta viene consigliata per la lana, ma io lavoro tranquillamente qualunque tipologia di filato. Per quanto riguarda le punte che vedete qui sul mio tavolo, le prime 3 sono punte a marchio Prim, mentre le ultime qui piccoline da 40 cm sono a marchio Knit Pro. In particolare le punte piccole Prim da 40 cm le trovate singolarmente in questa tipologia di busta e vi viene indicato proprio qui sotto il nome del marchio la dicitura 40 cm, quindi non potete sbagliare quando andate ad acquistarle. Sempre linea natural le punte che vedete qui alla mia sinistra, che potete trovare sia singolarmente sia in un set di punte sempre a marchio Prim. Parlando sempre di set punte, abbiamo queste qui al centro color lilla che sono punte lunghe.
Il set è questo, con punte dalla 4 alla 10 e già compresi all'interno cavi di diverse misure. Ovviamente approfondiremo l'argomento cavi tra pochissimo. Qual è il vantaggio di acquistare un set rispetto alle punte singole? Ovviamente abbiamo già a disposizione la maggior parte delle punte e anche un buon numero di cavi che invece dovremo andare ad acquistare singolarmente. E se ad esempio abbiamo iniziato un lavoro con una punta 4,5 e dobbiamo passare a una punta numero 5, se non l'abbiamo acquistata non possiamo fare questo passaggio, mentre invece con il set le abbiamo già tutte a disposizione. Anche queste punte corte da 40 cm della Knit Pro fanno parte di un set. Il set è questo, linea deluxe, ed è un set esclusivamente di punte corte, dalle più piccole alle più grandi. La punta in metallo ci garantisce un'elevata scorrevolezza del filo che cammina proprio liberamente sul ferro. Per questo motivo è una punta che all'inizio sconsiglierei alle principianti e suggerirei invece per le knitters un pochettino più esperte, proprio perché il rischio di far cadere il punto è dietro l'angolo. Sono punte che solitamente si utilizzano con filati in cotone proprio per l'elevata scorrevolezza, ma io le utilizzo tranquillamente con qualsiasi tipologia di filato. Un pochettino forse meno indicate per l'inverno perché essendo appunto metallo rimangono un pochettino più fredde, quindi si tende a essere un po' più rigidi nel tenerle in mano, però se ad esempio stiamo lavorando della lana, il calore della lana e il freddo delle punte un pochettino si compensano. I cavi intercambiabili per i ferri circolari, solitamente in plastica, si differenziano uno dall'altro per la lunghezza. Le misure standard solitamente sono 40, 60, 80, 100, 120 e 150 cm. Quale cavo vi consiglio per iniziare a lavorare? In realtà tutto dipende dal progetto che volete andare ad eseguire. Ad esempio, una misura standard, quella da 80 cm, è il cavo che solitamente trovate anche con i ferri circolari a cavo fisso, che può andare bene per iniziare da progetti molto basici, ma anche per progetti ad esempio come maglie top down. Ma se ad esempio dovete fare un progetto per i più piccoli, quindi avete necessità di lavorare in uno spazio un pochettino più ristretto, avrete sicuramente bisogno del cavo da 60 se non da quello da 40 cm. Quindi se dovessi darvi una linea indicativa vi direi di acquistare un cavo corto, ad esempio quello da 40, un cavo da 80 cm per iniziare e se volete fare poi dei progetti un pochettino più grandi, anche a seconda della vostra taglia, vi consiglio il cavo da 100 o da 120. Mentre il cavo da 150 solitamente viene utilizzato per i progetti molto grandi, ad esempio gli scialli, le stole lavorate in lunghezza oppure le coperte. Potete inoltre andare ad unire insieme cavi di lunghezze diverse, quindi ottenere un cavo particolarmente lungo utilizzando i connettori appositi. All'interno della confezione dei cavi troverete solitamente delle bustine come questi con 2 bloccacavo in nero e questa sorta di astina in metallo che funge da bloccafilo. Vediamo a che cosa servono in abbinato alle punte per i ferri circolari. La nostra astina in metallo o chiavetta ci serve per tenere collegati il cavo e la punta mentre andiamo a lavorare. Nella parte superiore del cavo, qui in metallo, troverete un piccolo buco che passa da parte a parte. Inserite la chiavetta o astina in metallo in questo modo, prendete la punta e la andate ad avvitare direttamente sul cavo. Giro la punta e giro anche la chiavetta contemporaneamente, faccio quindi proprio forza. Dopodiché la rimuovo e la punta del mio ferro è stabilmente collegata al mio cavo. Per quanto riguarda i tappini, questi servono per bloccare il lavoro sul cavo. Ad esempio, immaginiamo di dover cambiare le punte in corso d'opera
e ovviamente dobbiamo stare attenti a non far cadere i punti che abbiamo montato sul cavo. Si sfila la prima punta, quindi andiamo proprio a svitare al contrario. Il cavo rimane così per essere certi di non perdere i punti mentre facciamo il cambio. Posizioniamo il tappino in questo modo e siamo certi che i nostri punti da questa parte non vanno a cadere e ovviamente facciamo la stessa cosa sull'altra parte. Questo metodo può essere anche utile per lasciare delle maglie in sospeso, ad esempio se stiamo lavorando un maglione top down, possiamo lasciare i punti sul cavo andando poi a togliere le punte e tenendo il tutto bloccato con questi tappini. Per montare le maglie su un ferro, che sia questo circolare o dritto, ci sono diversi metodi. In questo video vi vado a mostrare i due metodi principali che mi sono stati insegnati al tempo e che potete replicare e applicare sia sui ferri circolari che sui ferri dritti. Per poter applicare questi due metodi dobbiamo però prima fare un discorso introduttivo sul filo. Nel lavoro ad uncinetto siamo abituati a realizzare un cappio in prossimità della codina del filo, lasciandoci cioè pochissimo spazio. Nel lavoro ai ferri dobbiamo invece andare a calcolare una certa quantità di filo, che diventerà poi la nostra codina, una quantità di filato che man mano che montiamo i punti sul ferro andrà ad accorciarsi. Come si calcola questa codina? Anche qui ci sono vari metodi. Il metodo più indicato è quello di fare un campione. Ho parlato approfonditamente del campione in un post sul mio profilo di Instagram che trovate in alto a sinistra sullo schermo. Sostanzialmente consiste nel montare un certo numero di maglie fino ad ottenere circa 10 cm e calcolare in quei 10 cm quanti punti si vanno ad ottenere. Dobbiamo quindi andare a montare le nostre maglie sul ferro, lavorare per qualche giro e poi misurare con il centimetro. Io solitamente consiglio di fare un campione di circa 20 cm x 20, così da poter prendere i 10 cm esattamente al centro, che sono quelli che vengono solitamente lavorati con la mano più costante. Quindi fate un campione montando tante maglie fino ad ottenere 20 cm, contate in quei 10 cm centrali quante maglie avete montato e fate quindi la proporzione in base al numero di maglie che volete ottenere per quel progetto e vi lasciate i centimetri di codina corrispondenti. Prendiamo quindi il nostro filo, lasciata la nostra codina e facciamo un cappietto. Poniamo il cappio sul nostro ferro, a destra abbiamo la codina, a sinistra il filo proveniente dal gomitolo. Dobbiamo prendere contemporaneamente i due fili in questo modo e andare ad allargare lo spazio tra i due fili usando il pollice e l'indice. Dopodiché dobbiamo ruotare il polso e la mano in modo che il pollice sia verso l'alto. Facciamo quindi questo movimento e noterete come si sia formato un incrocio in questo punto e il nostro pollice tenga su una sorta di piccolo cappio. La punta del nostro ferro deve passare vicino al pollice in questo modo, attraverso il nostro cappietto, e deve andare a prendere il filo posto sul dito indice. Il movimento è da destra verso sinistra, da sotto a sopra. E questo filo che abbiamo pescato deve passare all'interno del cappio, quindi andiamo proprio a tornare indietro con la punta del ferro in questo modo. Dopodiché tiriamo semplicemente il filo, poniamo il cappio sul ferro, a destra abbiamo la codina, a sinistra il filo proveniente dal gomitolo. Questo filo lo andiamo a tenere con le ultime due dita nel palmo della mano. Il resto del filo passa intorno a pollice, indice e medio
dall'esterno. Ruotiamo le dita creando un incrocio tra indice e pollice. Anche in questo caso la punta del ferro deve passare sotto questo incrocio e sbucare in questo modo. Possiamo ora anche lasciare il filo e abbiamo generato una sorta di piccolo cappio. Tenendo fermo il tutto con la mano destra, prendiamo la codina che deve ruotare da destra verso sinistra, dal basso verso l'alto intorno al ferro. Il movimento è questo. Rivediamolo ancora una volta. Da destra verso sinistra, dal basso verso l'alto. Riprendiamo il cappietto che abbiamo qui sulla sinistra e lo facciamo passare sul ferro. Dopodiché tiriamo semplicemente il filo. Ora che abbiamo montato le nostre maglie sul ferro, vediamo come lavorare i punti base, sia con il filo a destra, quindi con il metodo diciamo classico, che con il filo a sinistra, il cosiddetto metodo continentale. Cominciamo lavorando con il filo a destra. Vediamo come lavorare il dritto col metodo classico. La punta del ferro di destra deve andare ad entrare nella prima maglia disponibile, in questo caso, da destra verso sinistra, al di sotto di questo ferro. Il movimento è questo. Da destra verso sinistra, il ferro di destra passa sotto il ferro di sinistra. Prendiamo il filo proveniente dal gomitolo e questo ruota intorno a questo ferro in questo modo, da destra verso sinistra, dal basso verso l'alto. Dopodiché la punta del nostro ferro di destra deve tornare all'indietro, prendendo però anche il filo che abbiamo appena accavallato sul ferro. Il movimento sarà questo. Torniamo all'indietro, prendendo il filo che abbiamo appena accavallato intorno al ferro. Facciamo scorrere e il primo punto rimarrà leggermente più morbido, quindi andiamo semplicemente a tirare la codina. Passiamo al punto successivo che lavoriamo sempre a dritto. La punta del ferro entra in questo modo all'interno del punto, ferro di destra sotto il ferro di sinistra, prendiamo il filo e torniamo all'indietro. Ruoto i ferri per farvi vedere meglio. Dobbiamo portare con noi questo filo e poi sfilare. Vediamo ora come lavorare sempre con questo metodo il rovescio. Per prima cosa il nostro filo che vedete era qui a destra, ora deve passare in mezzo tra i nostri due ferri. Per lavorare il rovescio dobbiamo sempre entrare del punto da destra verso sinistra, quindi il movimento è questo, ma questa volta il ferro di destra passa sopra il ferro di sinistra. Quindi entriamo in questo modo nel punto, ferro di destra sopra il ferro di sinistra, il nostro filo, che vi ricordate abbiamo posto al centro, deve sempre girare intorno al ferro di destra. Il movimento è questo, da destra verso sinistra, dal basso verso l'alto. E noi dobbiamo ora tornare nuovamente indietro col ferro di destra. In questo modo e sfiliamo il punto. E se volessimo ritornare a lavorare a dritto non dobbiamo fare altro che spostare il nostro filo dal centro di nuovo a destra. Vediamo ora come lavorare il dritto e il rovescio utilizzando il metodo continentale, cioè usando il filo a sinistra.
In questo caso mantengo la tensione del filo utilizzando il dito indice. I movimenti che fa il nostro ferro di destra rispetto al ferro di sinistra sono molto simili a quelli del metodo classico. Infatti andiamo ad entrare esattamente come avremmo fatto per lavorare un dritto con il metodo classico. Ci troviamo quindi in questa posizione. Con la punta del ferro di destra dobbiamo pescare il filo a sinistra. Il primo punto all'inizio del ferro da lavorare a dritto non è semplicissimo. Possiamo aiutarci con il dito dell'altra mano a tenere il filo sul ferro e a portarlo all'indietro attraverso. Vediamolo nel punto successivo così che sia più chiaro. Entriamo come sempre nello stesso modo. Ruotiamo il ferro di destra in modo da prendere il filo a sinistra, che vedete si affaccia qui sotto, lo portiamo con noi e poi caliamo il punto. Abbiamo visto come lavorare il dritto con il metodo continentale. Vediamo ora come lavorare il rovescio. Prima di tutto il nostro filo deve passare davanti al ferro di sinistra, mentre prima lo avevamo al dietro. Quindi prendo il filo e lo passo sul davanti. Il movimento del ferro di destra è esattamente lo stesso che abbiamo visto nel metodo classico. Quindi passiamo all'interno del punto, davanti al ferro di sinistra, da destra verso sinistra. Il movimento è sempre questo. Il nostro filo proveniente dal gomitolo deve passare intorno alla punta del ferro di destra, in questo modo. Dopodiché, col ferro di destra dobbiamo fare il movimento all'indietro, portando con noi il filo che è passato intorno al ferro e caliamo il punto. Se volessimo tornare a lavorare nuovamente a dritto, non dobbiamo far altro che riportare il filo sul retro e lavorare a diritto. In linea generale, per avviare un progetto in circolare, quindi senza cuciture, dobbiamo andare a ricoprire con le nostre maglie l'intera lunghezza del cavo e di entrambe le punte dei ferri. Vi è poi un metodo particolare che prevede anche il non ricoprire tutto il cavo con le maglie, ma se siete principianti il mio consiglio per fare pratica è quello di andare quindi a ricoprire tutto il cavo ed entrambe le punte. Montate le maglie sul ferro col metodo che preferite, ce ne sono diversi. L'aspetto importante è questo: tutte le maglie devono essere rivolte nello stesso verso e dovete coprire entrambi i ferri e tutto il cavo. Le maglie non devono essere tirate, quindi non deve esserci troppo spazio tra un punto e l'altro, e soprattutto devono essere rivolte tutte nello stesso verso, non deve esserci quindi nessuna torsione di questo tipo. Vado a posizionare un marcapunti e devo poi aggiungere una maglia in più per poter andare a chiudere il lavoro in circolo. Vado quindi a montare una maglia aggiuntiva. Ultima maglia montata, marcapunti, maglia aggiuntiva. L'ultima maglia che abbiamo montato dobbiamo passarla sul nostro ferro di sinistra. In questo modo, e dobbiamo andare a lavorare la maglia passata e la prima maglia del ferro di sinistra insieme. Lavoriamo queste due maglie insieme a diritto. Andando così a chiudere il nostro lavoro in circolo. Siamo quindi arrivati alla fine del nostro viaggio, del nostro percorso all'interno del mondo dei ferri circolari e io spero di aver anche convinto qualche sferruzzatrice solo con i ferri dritti a provare questa nuova tipologia di ferri. Spero quindi che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, e se è così vi ricordo di lasciarmi come sempre un bel pollice in su, un commento qui sotto il video e a iscrivervi qui sul mio canale per non perdervi tutte le mie pubblicazioni.
Perciò io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e vi aspetto in un nuovo video sempre qui sul mio canale YouTube.